Buongiorno a tutti quanti. Oggi è stata una giornatona veramente bella da Rasoy Goodfellas, quindi ringrazio veramente Marco Donghi e anche Nicola Donghi perché hanno creato veramente un ambiente meraviglioso. Ho potuto conoscere il produttore di Ariana Evans, non dico i nomi per non sbagliare, perché con le pronunce magari non sono un granché, di Wally Coe, di Caster Force, di Omega, di TFS, tante belle persone, bravi barbieri, c'era Paolo Barlasso, c'era Maullo, c'era un altro barbiere ancora che non mi ricordo il nome, portate pazienza, e soprattutto c'erano tanti di voi che guardano i miei video, di voi che siete iscritti al gruppo Facebook, e l'affetto che mi avete mostrato mi ha veramente commosso. Mi dispiace se non sono riuscito magari a dedicarvi tutto il tempo che avrei voluto a tutti allo stesso modo. Ho cercato di fare il possibile durante la giornata, anche godendomi un po' la giornata, perché capisco che anch'io, se guardo i video di qualcuno e magari lo incontro, mi verrebbe voglia di chiedergli mille cose, di fare mille cose insieme. Però in realtà, ragazzi, io sono uno di voi, cioè nel senso, voi mi vedete al di là dello schermo, ma io mi sento proprio pari a voi, solo che io condivido la passione tramite un video e voi magari lo fate con un post, lo fate con un commento, però ragazzi, siamo tutti quanti appassionati, parliamo di rasatura tradizionale, dopo per carità avrò provato tanti prodotti, tutto quello che volete, ma parliamo sempre di una passione che ci lega e che ci rende tutti quanti uguali. Sono stato anche contento di conoscere anche Luca Di Naro, c'era anche Simone Carnazza, il mio amico, sono riuscito a fargli una bella rasatura, è stata una bella soddisfazione. Anche con Di Naro sono contento che abbia apprezzato il mio passo verso di lui con quel video scherzoso che ho fatto, ma nello stesso tempo anche aver avuto la possibilità di persona di dire anche quello che pensavo io su certe cose, di discutere insieme un po' di tempo, e che è sempre la cosa migliore, ecco. Quindi, un'altra cosa, oggi ci facciamo una bella barbetta. Perché? Perché Peter di Ariana ed Evans mi ha dato un campioncino di una K2E però con ingredienti differenti che dovrà uscire per il mercato qua italiano. Adesso non so se la K2E o se avrà un altro nome, non so se le scatoline qua erano giuste dietro o no, se non mi ricordo cosa metto, che ho parlato in inglese, io con l'inglese non vado neanche. Profumazione buona, vediamo come lavora il sapone. Con cosa lo andiamo a provare? Con un rasoio che, vi dico la verità, esteticamente avevo dei serissimi dubbi e invece si è dimostrato bello. Di che cosa parliamo? Dell'Extro Cosmesi Ultra Bent. Allora, logicamente va valutato, al di là adesso dell'estetica e tutto, va valutato per quello che è, cioè cercare di riprodurre un rasoio vintage, ok? Quindi non andiamo a giudicare taglia troppo poco, bene, male, cioè nel senso lo andremo a valutare in base alla mia esperienza e a quello che penso io, ma al di là di com'è, essendo un tributo, tra virgolette, a un rasoio del passato, il rasoio era quello che era, quindi non è che uno ci si può aspettare un rasoio diverso, ok? Ha un gap importantissimo, è veramente qualcosa di incredibile. La cosa che mi ha stupito di più è che pensavo, avendo avuto il Blackland Era, che le finiture fossero brutte da vedere, invece ragazzi è bello. La testina è bellissima, tutte le finiture non sono grezze, anzi è un disegno tipo veramente sembra damascato, quindi un disegno molto bello da vedere, molto liscio, quindi ben lavorato, ben bello, vi dico dal vivo sono rimasto piacevolmente colpito. Il manico, adesso io non ho mai avuto in mano quello originale, ok, non si abbina tanto alla testina, sembra un manico bulldog
forato in centro, però la testina è veramente spettacolare. Sul prezzo e su altro, ragazzi, ognuno si fa i suoi conti. Io non sono un collezionista, quindi non lo avrei preso. Ho la possibilità di provarlo, soprattutto col prezzo. Ho la possibilità di provarlo, lo proviamo insieme, che è quello che adesso conta. Però per un collezionista è un bel pezzo, ragazzi. La testina è veramente bellissima. Quindi andiamo a caricare il ciuffo. Oggi ho fatto provare un amico, che avevo io la sbarbata ma l'ho fatta fare un mio amico, una nuova uscita che ci sarà di Ariana Evans anche per l'Italia, che è il limoncello. Ragazzi, una profumazione spettacolare, probabilmente la più buona profumazione che io ho sentito di Ariana Evans, e ci sono buone probabilità che me lo prenderò. Veramente buonissima, un limoncello veramente ti sembra di aprire un limoncello di quelli di alta categoria, veramente speciale, bello, anche importante come profumazione, si sente molto bene, bella presente, buono buono buono, che è la base Pedro Fiasco, che quindi è anche un po' più economica dal Lovato, che è un po' più economica delle altre. Allora, il sapone è una buona coprenza e resta molto aderente al viso, non fa lo schiumone. Adesso vediamo come va la rasatura, perché comunque è un rasoio che molto probabilmente lo dovrò riprovare, perché ha una geometria molto molto importante, quindi se mi distruggo lo riproverò, anche perché oggi sì, mangiato, bevuto, e quindi ci sta anche che la pelle non sia al top. Quindi Gillette Nacet su Ultra Benz di Extra. Vediamo come va. Allora, il rasoio canta da paura, è un aratro veramente. Molto scorrevole in viso, infatti è veramente rifinito bene, veramente bello, ragazzi. Sentite tutta la lametta in viso. Proprio tutta. Che R41 scansati.
Questo è un rasoio da fai il pelo. Massimo un obliquo un paio di volte alla settimana, di sicuro non è un giornaliero, Allora, vi dico, il sapone al momento si sta comportando molto bene. Ragazzi, più che altro, al di là secondo me dell'efficacia veramente estrema, anche un po' il fissaggio della lametta centrale così nei lati, ma è una cosa su anche del vintage, probabilmente senti che vibracchia, fa un'emozione tremenda, ma ragazzi, guardate, dopo in certi punti lo sapete come sono fatto indipendentemente dal rasoio. Per arrivare al BBS io devo sempre un po' spingere, quindi questo è un rasoio che non permette di spingere. Mamma mia. Che roba. Ti fa restare. Questo è un rasoio che rimani col fiato sospeso. Ok, mi fermo. Ho parlato poco, ma capirete da soli perché.
Ottimo. Ci mettiamo un pochettino di astringente della Reusel, che comunque un rasoio che la rasatura te la fa sentire. Ma però chi ama i rasoi molto estremi, vi dico da prendere in considerazione, perché adesso vi faccio vedere, vediamo se riesco a farvi vedere il rasoio dentro. Allora, del manico ve l'ho già detto, il prezzo non è basso, quindi personalmente avrei preferito un manico, boh, non lo so. Dopo se è uguale, adesso io non ho presente come sia l'originale, però un pochettino più, ragazzi, qualche red point, ve lo dico, è scappato. Dopo, per carità, come vi ho detto oggi, ho mangiato, fatto, brigato, mi metto un po' di B15, tipo connettivina. Per io che ho una pelle estremamente delicata, senti che è un rasoio che veramente lavori con la lama proprio in viso di brutto, cioè niente a che fare, anche qua R41 è più vicino a un Icon Tech come sensazione, ok? Se guardate le finiture, cioè, può uno dire ma è grezzo? No, è veramente bello, cioè sembra veramente damascato, lucido, non è ruvido, lo sentite lucido, sì c'ha i disegni ma sono così fini, sì, è fatto bene, veramente bello, 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 cioè un rasoio tutto così, magari ecco con una geometria logicamente più adatta anche a me, alle mie rasature, sono sincero me lo comprerei. Questo no, però come abbiamo detto è tra virgolette il tributo o la copia, chiamiamola come volete, dell'Ultra Benz Vintage, quindi ci sta che sia esattamente così, se è anche il vintage fatto così, c'è poco da fare. Bello ragazzi, bello, cioè la stampante in 3D fatto in questo modo, tanta roba, questo ve lo posso dire, avevo dei serissimi dubbi e invece tantissima roba. Se la stampa 3D è fatta così, questo è 10 volte più bello di un Black & Decker, cioè proprio non ci sono storie. Un rasoio così, totalmente fatto così, con un'altra geometria più gestibile e tutto, mi piacerebbe averlo, sono sincero. Quindi bello bello, fatto veramente un bel lavoro. Come resto ragazzi, questo è da collezione, chi ama l'Ultra Benzo, chi ama ci sta. Come vi ho detto, io a questo prezzo, comunque anche tipo di rasoio, non lo comprerei. Mi piacerebbe un rasoio fatto così, anche allo stesso prezzo, però anche con il manico tutto bello lavorato così. Ragazzi miei, veramente sarebbe tanta 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 roba. Mi è piaciuto anche il sapone, adesso giudicarlo così ragazzi non me la sento. Però contando che il risultato si vede, togliete un paio di red point, però ragazzi, cioè non mi sono tagliato, ho fatto un paio di micro red point, si sono già chiusi, che di solito io sanguino per un bel po'. Ho un BBS notevole, che non pensavo di arrivarci, perché ad esempio anche l'Icon Tech, che comunque cercherò di riprovare se il buon Carnazza me lo presta, me l'aveva portato oggi, mi sono dimenticato di prenderlo su. Mi ricordo che un contropelo per me era impossibile usarlo, quindi sono curioso di riprovare anche quello. Questo è difficile, però non è impossibile. È un rasoio che uno con una mano esperta, che ogni tanto se lo può anche godere, secondo me. Ragazzi, vi saluto,
Ci vediamo al prossimo video. Bye bye!